Ciao, sono Rita, bentornati su Rifugio Perfetto. Chi di voi ama il frigorifero ben organizzato e pulito? Non è bellissimo aprire lo sportello e trovare questo spettacolo? Quasi commovente. Il frigo è la centrale operativa nella gestione dei pasti. Avere tutto in ordine e pronto per l'uso mi dà subito la sensazione di avere la cucina sotto controllo. Nel video Frigo Pulito in 15 minuti mostro i passaggi da fare per una pulizia veloce però approfondita, che se fatti con costanza ti richiederanno sempre meno tempo, perché riuscirai a tenere un buon livello di igiene. Quindi non perderti il video nel link in alto a destra, ma soprattutto iscriviti al canale cliccando sulla campanella per non perderti nessun video. Riordineremo insieme il frigorifero, anche se non è particolarmente pieno perché sono appena rientrata da un viaggio e quindi è abbastanza vuotino, però disordinato, in modo da fare insieme tutti i passaggi per organizzarlo al meglio, seguendo i consigli dei super esperti nel settore. Ed ecco a voi il mio frigorifero super disordinato, con le cose buttate un po' alla rinfusa. Il principio che ho seguito è stato quello di infilare le cose nei primi spazi disponibili, assolutamente sbagliato da non fare, quindi riorganizziamo le cose iniziando dall'alto. Quello che mi piace fare quando apro lo sportello del frigorifero è avere una visuale generale su tutto ciò che c'è all'interno del frigo, in modo da prendere velocemente ciò che mi serve, ma anche sapere esattamente cosa c'è da consumare subito e cos'altro invece può aspettare ancora un pochino. E l'ideale sarebbe anche cercare di non stracaricare il frigorifero, in modo da lasciare l'aria fredda circolare liberamente all'interno dei ripiani. E passiamo all'organizzazione vera e propria. Il modo migliore per conservare i cibi è quello di differenziarli con dei contenitori. Ho acquistato dei contenitori per alimenti, ideali anche per le basse temperature, con coperchio, poi li ho decorati con washi tape. Un piccolo consiglio di organizzazione: se prevedete in un certo periodo, come ad esempio quello delle feste, di caricarlo più del solito, però nello stesso tempo avere l'esigenza di pulirlo velocemente, un'idea può essere quella di ricoprire i piani con della pellicola trasparente, che è veloce da staccare. Scusate, questo è l'allarme che si inserisce quando lascio lo sportello aperto. Quindi dicevo, la pellicola è facile da staccare, una volta che è sporca la stacchiamo, la tiriamo via, e questo sistema è molto più semplice rispetto a togliere il ripiano, lavarlo, asciugarlo, rimetterlo. Il ripiano più alto è anche quello che ha la temperatura più alta, quindi è l'ideale per gli avanzi, i cibi cotti e quelle confezioni di cibo dove è scritto conservare in frigo dopo averlo aperto. Quindi, come dicevo prima, mettiamo gli avanzi, sì, altri avanzi qua, così. E conserviamo anche nel primo ripiano l'insalata lavata. Il modo migliore per farla durare di più è quella di conservarla all'interno di un vasetto di vetro. Nel primo ripiano metterò anche la semola e il pane grattugiato, che io comunque preferisco conservare in frigorifero, sempre all'interno di vasetti di vetro. Il vetro è il materiale migliore per la conservazione dei cibi rispetto alla plastica, perché è più sano, dura di più ed è più igienico. Ovviamente se avete contenitori in plastica continuate ad usarli, però per gli acquisti futuri io vi consiglio di acquistare quelli di vetro. Ok, e un'altra cosa che dovremmo fare è quella di conservare i cibi in frigorifero entro 2 ore dalla fine della cottura, perché dopo questo periodo di tempo i microbi iniziano ad attaccare i cibi. Quindi il secondo ripiano ha una temperatura di circa 5 gradi, è l'ideale per la conservazione dei latticini, delle uova e dei salumi. Qui possiamo conservare anche il latte. Le uova le lasciamo nella loro confezione originaria. Ok, lo mettiamo nello sportello.
Ho sistemato anche un po' la luce, un po' scomoda questa posizione. Come vi dicevo, contenitore con coperchio per alimenti, ci metterò il formaggio, quindi gli yogurt, i latticini. Se vi sentite ispirati, fate una bella etichetta con scritto latticini e olè, così il resto della famiglia saprà dove mettere le mani senza, scusate, perdere troppo tempo. E voilà! Yogurt, il burro no, perché andrò a metterlo nello sportello. Come vi dicevo prima, il mio frigo è alquanto vuoto. E opla! E qui ci sono i latticini, perfetto. Il latte e le uova. Le latte, mi dimenticavo, le metto nel primo ripiano. Mettiamo le uova e in questo contenitore molto simpatico, il maialino disegnato, immaginatevi i salumi. Ok. Il ripiano sopra i cassetti è quello dove la temperatura è più bassa, siamo intorno ai 2 gradi, quindi è l'ideale per la carne e il pesce. Inoltre potremo stare sicuri che conservando la carne e il pesce su questo ripiano eviteremo anche la contaminazione con gli altri cibi. Quindi prendo i miei 2 bei contenitori con etichettati, ovviamente uno per il pesce e uno per la carne. Carini, no? E via abbiamo i cassetti, che è la zona dove la temperatura è più alta. Ciao Julie! Sono adatti per la conservazione della frutta e la verdura. In uno mettiamo la frutta e nell'altro la verdura. Cosa dobbiamo fare adesso? Mettere una bella etichetta. Ho scoperto che esistono tantissimi tipi di frutta e verdura che non devono essere conservati in frigorifero, vi lascerò l'elenco completo nell'info box. I pomodori non vanno conservati in frigorifero, le patate non vanno conservate in frigorifero. Io purtroppo, non avendo molto spazio, spesso utilizzo il frigorifero come dispensa e invece sbaglio, perché i cibi in questo modo si rovinano molto più velocemente. Per conservare più a lungo la frutta e la verdura cerchiamo di lasciarla nella confezione originaria, che può essere diversa a seconda delle esigenze. Ad esempio in questo caso sono dei cachi, la confezione è forata perché evidentemente emettono maturando dei gas. Se invece la confezione è completamente chiusa, vuol dire che quell'alimento ha la necessità della maggior umidità possibile. Non bisognerebbe neanche conservare l'aglio e le cipolle, io invece lo faccio sempre perché non mi piace l'odore. Per quanto riguarda le cipolle, a proposito, vi avete chiesto in tanti dove ho acquistato questi sacchetti forati. Sono comodi perché posso mettere direttamente la frutta e la verdura che compro sfusa direttamente nei cassetti. Vi lascerò nell'info box il link. L'aglio sconsigliano di tenerlo in frigo perché diventa molle, per me invece è comodo ridurlo a spicchi e lasciarlo in questo simpatico contenitore a forma di aglio in frigorifero nello sportello, perché non ha bisogno di altissime temperature, o anche andrebbe bene nei cassetti. Mentre nello sportello terremo gli alimenti che non sono tanto sensibili agli sbalzi di temperatura, perché ovviamente aprendo e chiudendo lo sportello non è possibile tenere una temperatura stabile. Quindi terremo i condimenti e le bevande e il burro. Quindi è l'ideale per i condimenti, il burro e le bevande, i succhi di frutta. Il ripiano sopra i cassetti, essendo quello più freddo, è anche l'ideale per la birra. Alcuni di voi mi hanno detto
si vede che sei sarda, hai la birra icnusa, in effetti è vero. Ma per non dire che noi in Sardegna non apprezziamo la birra di altri paesi, che è veramente buona, la Guinness. Cara Maria José Marsala, mi è piaciuto molto il tuo commento filosofico lasciato sotto il video del VC. Per te un grossissimo bacio! Mua! Mua! E ora maniaci dell'organizzazione a me. Qual è il posto migliore per segnare le cose che mancano nel frigorifero? La parte frontale. Muniamoci di pennarello per lavagna magnetica. Possiamo acquistarlo direttamente con la calamitina inserita. Qui di lato il mio piccolo centro di comando dove ho i magneti ricevuti da amici e parenti degli ultimi viaggi, block notice magnetici, torce, anche questa di emergenza che è molto comoda, apribottiglie, contenitore portaoggetti e calendario per la differenziata. Queste sono le cose che vi servono principalmente da avere sempre sott'occhio. Il video è finito, io vi abbraccio, vi voglio tanto 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 bene, un bacio e al prossimo! Mua! Per avere dei bellissimi cassetti profumati bastano pochi minuti della carta regalo e ovviamente guardare il mio video. Un bacio! Mua!